Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, piccolo resto cattolico che rimane fedele al Vangelo e alla tradizione apostolica. Vi invito sabato 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, tutti insieme per l'inaugurazione del centro polifunzionale del Piccolo Tabor. Non potremo essere nella sede dell'inaugurazione perché bisogna finire di ristrutturarla e siamo in tanti, e allora ci vedremo nel Padovano, nel posto che vi è già stato annunciato, per un momento di grazia alle 16:30 in punto. Venite coi pullman, con le macchine, venite quanti più potete con la corona del rosario in mano. Sarà un momento di festa, ci sarà l'unzione col santo olio di Sant'Antonio da Padova per gli ammalati, per tutti, che non è il sacramento però dell'unzione degli infermi, e poi ci sarà la messa, l'omaggio flareale al Sacro Cuore di Gesù e l'inaugurazione del centro con lo champagne da stappare e un momento di agape fraterna offerto dalla Fondazione. Non mancate per questo momento di grazia, sabato 13 giugno, ore 16:30 a Padova per l'inaugurazione del centro Piccolo Tabor di Tre Baseleghe. Poi dopo si potrà anche andare al centro, tutti insieme come piccolo resto. Andiamo avanti col rosario nelle mani. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 8 maggio, è la festa della Regina del Rosario di Pompei. Ci attende la supplica che faremo tutti insieme a mezzogiorno, come ora vi dirò, e vorrei anticipare quel passaggio vibrante, mistico, sublime. Sembra una sinfonia, sembra una sorta di opera lirica. Non ha nulla da invidiare alle grandi sinfonie composte nei secoli. Questa preghiera che ha scritta Bartolo Longo: "O rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci ranodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai di conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti." Ecco, questo è un passaggio vibrante scritto da Bartolo Longo. Ieri sera alle ore 21 sul canale YouTube di Radio Domina Nostra ho tenuto una catechesi sulla vita incredibile di Bartolo Longo. Eccolo lì, la storia incredibile di Bartolo Longo, il cartello che vi permette di collegarvi sulla playlist di Radio Domina Nostra, la voce video, qualora vorreste ascoltare la storia di questo che Giovanni Paolo II ha chiamato apostolo del Rosario, e poi il termine ancora più emblematico, icastico, l'uomo della Madonna. L'uomo della Madonna, una storia incredibile. Da sacerdote di Satana, perché lui quando era giovane era andato a studiare alla Regia Università di Napoli ed era un ambiente nel periodo post-risorgimentale fortemente anticlericale, quindi legge la vita di Gesù di Renan e approda ad una posizione materialista, atea. Per di più poi invece viene introdotto in un circolo, come raccontavamo ieri sera, satanico, nel quale circolo addirittura lui viene indicato come sacerdote, quindi è probabile che abbia fatto roba nera, ecco. E questi danni da cui lo salverà la Madonna li porterà presso praticamente per tutta la vita. A fasi alterne Bartolo Longo ha sofferto di forme depressive, di angosce interiori. Insomma, è veramente un martire, perché il diavolo l'ha massacrato praticamente nel tentativo di riportarlo a sé. Potete immaginare che, non so se siete d'accordo,
penso di sì, soprattutto per quanti avete ascoltato, vedete in doppia il cartello La Catechesi di ieri sera disponibile su Radio Domina Nostra, quanti l'avrete ascoltata avrete modo di dire che ho ragione, cioè non è che sarà stato facile per il diavolo perdere quella preda, deve essere stata una sconfitta cosciente, quindi chissà che cosa veramente ha visto Bartolo Longo. Ma se voi leggete le preghiere di e le novene che lui scriveva, che per esempio piacevano tanto a Padre Pio si commuoveva, vi accorgerete della faccenda che sto per dirvi, è la pietra focaia. La pietra focaia si dice che più la batti più fa fuoco, doveva essere un uomo Bartolo Longo, ieri sera volevo sottolinearlo, penso sia venuto fuori, ma stamattina che è la festa della Madonna del Rosario, un messaggio molto importante per tutti noi: nulla può il diavolo se apparteniamo a Maria. Lo può dire Bartolo Longo, che è stato sacerdote di Satana. Guardate, tutti gli esorcisti, i padri spirituali lo sottolineano, non è che sia facile sottrarsi al diavolo, all'azione di Satana, soprattutto quando sei tu che lo vai a cercare. Ecco, e lui l'ha cercato, perché faceva questi riti satanici, non sappiamo bene di che cosa si tratti, lui ne ha parlato poi con un dei docenti, che l'ha subito indirizzato, vi ricordate, al sacerdote Radente, padre Radente dei Domenicani, che è sepolto anche lui lì nella Basilica della Madonna del Rosario di Pompei, e lui piano piano, lentamente, ecco, riemerge da questa appartenenza a Satana. E tuttavia Bartolo Longo è una testimonianza preziosa per tutti noi, non è mai veramente buio se incontri Cristo che è la luce. Non è mai veramente la fine di nulla se incontri Gesù e Maria. Se preghi il rosario, vi ricordate la locuzione che ha ricevuta Bartolo Longo? Molto bella. Se predichi il rosario sarai salvo, perché la sua angoscia era quella. Lui non lo dice, ma lo lascia intendere: ma il Signore mi accoglierà in cielo dopo che io ho adorato Satana? Hai capito? E se predichi il rosario sarai salvo. E così inizia questa incredibile epopea del beato Bartolo Longo, che prima in una cappella diroccata, e poi piano piano, vi ricordate la storia del quadro? La storia del quadro è del tutto incredibile, perché trova questo quadro della Madonna tarlato, mal ridotto, brutto, antistorico, perché quella che appare non è Santa Caterina Siena ma Santa Rosa da Lima, lo porta a Pompei, i fedeli pompeiani, che certo non erano esperti d'arte, gli dicono: senti, forse è meglio non esporlo questo quadro. La contessa De Fusco, con la quale collaborerà, dirà a Bartolo Longo: effettivamente a guardarlo si perde la devozione, forse anche la fede. Allora però che cosa succede? E questo quadro viene portato con un carro che trasportava letame, ecco. Così come a Massabielle la grotta, si chiama Massabielle la grotta dei porci, dei maiali, per dire, no? Che la Madonna viene per salvare tutti i peccatori. Però quando poi Bartolo dice ai fedeli: guardate, facciamo così, che mettiamo il quadro questo e poi dopo ne prendiamo uno migliore. Appena il quadro viene appeso c'è il primo miracolo, ecco, e via via un'esplosione di grazie, tanto che in poco tempo arrivano i soldi per costruire il santuario. Però veramente oggi che guardiamo tutti insieme alla Madonna di Pompei, pensiamo a questa straordinaria testimonianza del beato Bartolo Longo. Ripeto, trovate la vita da me narrata ieri sera sulla playlist di Radio Domina Nostra. Il programma di oggi allora, in questa bella festa mariana, anche se qui il tempo si sta un po' rabbuiando a dire il vero, è iniziato abbastanza bene, c'era il sole, invece adesso maggio non era mai così da noi, questo dico veramente, parlano di scie chimiche, di progetto di cambiare il clima, l'ho sentito dire anche in Colombia questo, ma devo dirvi che io ho 52 anni e mezzo e mi ricordo il mese di maggio qui a Palermo in Sicilia, una cosa unica, giornate, le più belle giornate dell'anno erano a maggio e poi a ottobre, perché né troppo calde né fredde, senza pioggia, se non qualche volta, ma pioggia quella di fango, e il cielo aperto. Invece ora improvvisamente, mentre che la giornata si apre bene, ma questo ormai è tutti e quattro i mesi, e tutte e quattro le stagioni, è così.
E a me non mi convince questa cosa, a me personalmente non mi convince, non so voi, a me non convince. Non è possibile che subito si rabbui, subito ci sono le nuvole e forse deve piovere, ecco una cosa, comunque ecco, però è una giornata di luce, di gioia e il programma è molto intenso. Stamattina c'è già stata la messa e poi, allora vi ricordo, alle ore 12 faremo insieme la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Trovate in PDF già la preghiera. Abbiamo scelto ogni anno, da un po' di anni ormai, di fare la formula originaria, che poi è stata un po' cambiata nel periodo post-conciliare, è stata snellita questa preghiera. Invece noi la facciamo con appunto la formula appunto di Bartolo Longo, così come l'ha scritta Bartolo Longo, alle 12, cui seguirà subito dopo in diretta la recita da me guidata del secondo Santo Rosario con il canto delle litanie. Poi oggi pomeriggio ci rivediamo alle ore 17 per il terzo rosario con i pionieri che verranno con l'abito, mi raccomando cari pionieri, non vi faccio entrare, perché ci sono alcuni che sono proprio testardi, allora si viene con l'abito oggi perché lo vuole la Madonna, se no questo abito quando lo mettete mai? E quindi oggi 8 maggio è la festa della Madonna del Rosario, siete pionieri del Rosario. Tra l'altro ieri avevo rivolto un rimprovero amabile ai pionieri, ma siete apostoli del Rosario o ve lo tenete per voi? Se no che pionieri siete? Il beato Bartolo Longo, Giovanni Paolo II lo chiama apostolo del Rosario, era un laico come lo siete voi, pionieri, non basta dirsi il Rosario per sé, ti devi fare apostolo. Io vi avevo dato questo mandato, se vi ricordate, un mandato apostolico di diffondere il Santo Rosario, non solo pregarlo ma propagarlo. Propaga il Rosario, predica il Rosario, ha detto il cielo al beato Bartolo, che poi ancora ho capito se è stata la Madonna, non è chiaro questo, Bartolo era abbastanza riservato in queste cose, credo sia stata la Santa Vergine. Qualcuno dice San Michele Arcangelo, perché qualcuno dice San Michele Arcangelo? Perché quando fu chiesto al beato Bartolo in quale data volesse mettere solennemente la supplica, e lui scelse quale festa di Pompei, quale festa di Pompei, proprio il giorno, gli chiesero quale giorno vuoi che si faccia per festeggiare la Madonna di Pompei, lui disse l'8 maggio, non ebbe esitazioni, l'8 maggio, ma perché l'8 maggio? Lo sapete il motivo, perché l'8 maggio è in realtà la festa poi passata però ad libitum, cioè non più obbligatoria, della prima apparizione di San Michele Arcangelo al Gargano, nella grotta del Gargano, capito? È stata la prima apparizione di San Michele Arcangelo alla grotta del Gargano. Quindi perché Bartolo Longo sceglie questa data? Non lo dice apertamente, ma è del tutto evidente che le ragioni possono essere 3. La prima era pugliese, di Brindisi, latiano, e i pugliesi hanno, ancora Padre Pio non c'era, San Giovanni Rotondo c'era, ma non c'era Padre Pio, quindi il Monte Gargano, San Michele Arcangelo. Secondo motivo è biografico, cioè lui ha combattuto col diavolo, Bartolo Longo, quindi chissà quanto ha sentito l'assistenza di San Michele, allora gli ha reso questo tributo. Nel giorno in cui si festeggia la prima apparizione di San Michele su Monte Gargano, Bartolo sceglie la festa del Rosario di Pompei. Il terzo motivo lo adduco io, può darsi che la locuzione sia stata di San Michele, predica il Rosario e sarai salvo, questo è verosimile, perché lui, Bartolo, sceglie l'8 maggio come festa. Qualcuno dice che è stata la Madonna, comunque predica il Rosario e sarai salvo. Allora alle 5 ci vediamo poi per il terzo Rosario con i pionieri, la Santa Messa cantata e la coroncina alla Divina Misericordia. Un giorno di preghiera, un giorno di festa, trascorriamolo con la corona del Santo Rosario nelle mani e siamo contenti di appartenere alla Madonna. Questo piccolo resto ha una fortissima caratterizzazione mariana, è mariana col rosario, il popolo dei rosariati, quindi per tutti noi oggi è giorno di grande festa. Auguri a tutti voi in questa festa della Madonna del Rosario di Pompei, soprattutto a quelli che tra di voi avete scoperto la bellezza, l'insostituibile presenza del Santo Rosario che cambia la vita,
Bene, allora ieri avevamo annunciato, quindi questo è il programma di oggi e stasera ovviamente non ci sarà la preghiera dei pionieri. E ieri avevamo annunciato che si cambia il giorno della inaugurazione, il giorno e il luogo della inaugurazione di tre baseliche, e cioè non più venerdì 12 giugno, ma sabato 13 giugno, l'indomani festa di Sant'Antonio e festa di tutti quelli che vorrete venire. E il Signore scrive sulle righe storte, c'è gente, come dicevo ieri a messa, che dal Belgio, dalla Spagna, dalla Svizzera mi hanno detto che un paio di loro non potevano venire, ma dopo questa battaglia che si è aperta verranno. Allora invito tutti voi, non mancate a questo appuntamento, vedete il cartello, condividetelo, inaugurazione del centro polifunzionale Piccolo Tabor di Cristo Re, sabato 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova alle ore 16:30, il programma è intenso, ci sarà l'unzione col santo olio di Sant'Antonio per guarire dalle malattie, la Santa Messa, e poi l'omaggio floreale a Cristo Re, perché Tabor Cristo Re, e poi un momento di agape nel quale la fondazione offrirà un piccolo spuntino e stapperemo lo spumante per festeggiare il centro che poi sarà possibile, senza per questo finalmente creare problemi di ordine pubblico, andare a visitare, va bene? Ecco, vorrei anche dire che la fondazione si è preoccupata di quanti, a quanto è emerso, non tanti, però ci sono, hanno prenotato per il 12 e non possono più cancellare il volo. Allora il 12 io sarò lì, vi comunicherò, ecco, celebrerò per quelli che sono lì il 12 e farò vedere anche contestualmente il centro, glielo mostro in anticipo a quelli che poi il 13 non potranno essere presenti. Quelli che sarete presenti il 12 e non potrete essere il 13, scrivete alla segreteria, lasciate il vostro recapito, sarete contattati e così, come vedete, noi veniamo incontro a tutte le esigenze, dovendo avere a che fare con mosche, serpenti e ratti. Bene, a proposito, oggi mi raccomando, c'è l'omaggio floreale, comprate il fiore per quanti verrete a messa in diretta a Piccola Nazareth, non perdete questa opportunità così bella. Vi ricordo che domani e dopodomani, assai significativamente, Don Enrico si troverà a Roma. Ecco, contattate la segreteria di Imma, la referente regionale del Lazio, per avere maggiori dettagli. Sarà sabato pomeriggio e domenica mattina Don Enrico a Roma. E poi domani sera Don Enrico terrà una riflessione che invito tutti a seguire, eccolo lì il cartello, condividete, dal titolo Don Enrico sui fatti recenti. È molto probabile, anzi ormai quasi certo, che io mi sposterò nella prossima settimana, a ridosso della settimana prossima, per il seminario, perché Padre Tamaio li ha scaricati. Tra l'altro con ulteriori colpi di scena che preferisco non raccontarvi. Comunque sia, i ragazzi stanno bene, sono sereni, pieni di gioia, ci sono 3 sorine con loro, quindi sono 7 e 3, 10, sono 10 ragazzi, 10 vite consegnate al progetto. Questo per quelli che dicono che noi siamo senza futuro. Caspita! Beh, scrivetelo pure. 10 persone giovani, abbastanza giovani, c'è qualcuno un po' più avanti negli anni, ma nessuno è vecchio, che è 9, 7, 7, perché Daniel le raggiunge, Daniel che in Colombia già è organizzato, io ieri sera ho fatto lavori, ecco, la notte è piccola per noi, troppo piccola. Ecco, ho lavorato perché Daniel raggiungerà i nostri seminaristi, io non dirò dove andranno adesso, perché c'è gente che invoca Satana. Di questo ormai non ho più dubbi. Proteggiamo i nostri seminaristi, sentinelle, per favore, più preghiere, più sacrificio, dipende molto anche da voi, lo dico perché qui ce n'è una, e attraverso di lei mi rivolgo a tutte le mamme dei sacerdoti che sono le sentinelle. Ora il vostro compito è proteggere questi nostri ragazzi che, come sapete, una ne prendono e 2 ne lasciano, nel senso che sono veramente in una esperienza incredibile, ma resistono, reggono, nonostante tutte le prove. Quindi io li raggiungerò in vista della 4 giorni di celebrazioni che avrò in Messico da Padre Chabelo con il pequeño remanente fiel de Mexico. Vi chiedo aiuto se possibile, perché noi stiamo investendo dappertutto, ecco, vi chiedo umilmente aiuto perché io possa andare lì,
voi potete capire, io sono trasparente, sono diafano, nonostante quello che scrivano. A proposito, ieri mi sono un po' rivisto sulle accuse a Bartolo, permettetemi questo, però sarei falsamente umile se non lo dicessi, perché mi sta tornando in mente, ve lo voglio dire. E quindi so che cosa significhi quando Bartolo Longo ha parlato di lungo Getsemani. Le accuse erano tre: immorale dal punto di vista sessuale, è quello che hanno scritto di me, e io addirittura rispetto a lui sono ancora di più crocifisso, perché io sono dovuto andarmi a difendere nei tribunali, pagando gli avvocati per queste accuse, perché i nemici con me non scherzano e perché questo è il tempo di Satana. E quindi se Satana ha odiato Bartolo perché era sacerdote del diavolo, a me mi odia perché sono piccolo, ma ho una missione immensa. La seconda accusa a Bartolo Longo, vi ricordate qual era? Ve la ricordate? Era un indemoniato. Che cosa scrivono? E qui lo dicevano tutti, Abele ha detto padre Tognetti, che non si è scusato, soprattutto non ha sentito il bisogno, di fronte a una calunnia così grave, scritta, su mia richiesta, di intervenire. Perché non mi dice dove potevo? Ormai non ci vado più, è chiaro, non è che sono uno zimbello io. Ma quanto tempo sono stato a dirgli: padre, mi dica dove posso venire, verifichi, si chiami gli esorcisti che vuole, io mi porto i miei, naturalmente, i miei confratelli, e vediamo se io sono indemoniato. Ecco. E il terzo, i soldi. Ecco, qui volevo arrivare. Non la smettono di scrivere. Sapete che cosa sono capaci di scrivere un farabutto? Perché poi sono gente malefica, proprio hanno il diavolo dentro. Sapete perché non vi ha fatto venire a Trebacele? Che deficiente che sei, ma non ci andiamo per la messa, non ci andiamo per l'inaugurazione, ma il centro è nostro, la gente lo vedrà, perché lui i soldi se li prende lui. E così, siccome non vi vuole mostrare che non ha lavorato, vi porta in hotel. Ma non sono dei deficienti quando scrivono questo. La rabbia li acceca. Ma certo che li andiamo a vedere. Sto già dicendo oggi che il 12, per quelli che non possono essere il 13, faremo una visita al centro polifunzionale. No? Ecco, tutto questo lo dico perché quando faccio l'appello in certi momenti è perché ho bisogno d'aiuto. Per andare lì, vi stavo dicendo, i costi aerei sono proibitivi, figlioli cari. Lì per lì ero quasi, come dire, tentato di non andare, proprio perché facendo i calcoli sono cifre notevoli rispetto al passato, perché c'è la guerra in Iran, c'è la chiusura dello stretto di Hormuz, però confido nel vostro aiuto. Ecco, io ho il mio seguito e lì ci sono i seminaristi, io li devo raggiungere per rinfrancarli, mi aspettano, e soprattutto questo avviene perché poi da lì sono in Messico, dove ci sono 4 incontri celebrativi organizzati già da molto tempo. Se potete aiutatemi, io ho sempre detto aiutateci, questo proprio dire aiutatemi, riguarda me e la mia azione apostolica attraverso la Fondazione Santa Mater, c'è l'IBAN, il conto corrente postale, la PayPal, l'IBAN all'estero, e poi vi ricordo anche per tutte le attività che portiamo avanti il 5 per 1000. Andiamo alla puntata di oggi, che contestualmente si situa dentro l'orizzonte di quanto in questi giorni sta avvenendo. Prego la regia di mettere il titolo della puntata di oggi, abbastanza significativo. Eccolo lì, la trappola della Chiesa woke. Cos'è la Chiesa woke innanzitutto, per chi non lo sapesse? La Chiesa woke possiamo semplicemente chiamarla Chiesa arcobaleno, cioè è quella Chiesa, vedete che non è un errore, l'ho fatto scrivere con la C minuscola, perché la C maiuscola va scritta quando si parla di Chiesa unicamente per l'unica vera Chiesa. Dovete parlare di Chiesa anglicana? Scrivetelo con la C minuscola. Dovete parlare di Chiesa luterana? Scrivetelo con la C minuscola. Dovete parlare con le chiese orientali? Con la C medio minuscola, perché voi tutti sapete quale, come dire, rispetto il sottoscritto nutre nei confronti delle chiese orientali, ma neanche con la C maiuscola, neanche quella russa, quasi maiuscola, tronca. Dovete parlare della chiesa di Bergoglio Prevost, non è la chiesa cattolica, non è la chiesa cattolica. Dicono che io sostengo continuamente che la Chiesa di Cristo è diventata la Chiesa di Satana. Ecco, questi renderanno conto a Dio, sono dei disonesti. Io non ho mai affermato questo, non ho mai detto, essendo 2 volte teologo col massimo dei riconoscimenti, che la Chiesa di Cristo è divenuta la Chiesa di Satana, perché è chiaro che direi un'eresia. Io dico altro, che a Roma si è installata, come diceva Padre Pio. Come mai non citano mai Padre Pio?
la falsa chiesa, che Padre Pio dice verrà a governare una falsa chiesa, ma chi la governa? Satana. Non mi invento nulla. Ecco. Allora dovete parlare alla chiesa di Prevost e Bergoglio con la C minuscola, solo da una parte dovete scrivere la C maiuscola. Ora tutti i nemici sanno che sta parlando di lui. No, non sto parlando di me, anche sto parlando di quella chiesa dove, disgraziati farabutti unacum che siete, si conserva inalterata la volontà fondativa di Cristo e la tradizione apostolica. Dopodiché potete solo ammutolirvi e chiedervi se quella chiesa nella quale vi trovate sta conservando la volontà fondativa di Cristo e la tradizione apostolica. È ovvio che no, l'abbiamo dimostrato ieri mattina, quando parlavamo degli intrighi di corte, della corte Wok di Roma, dove il cardinale Marx di Monaco annuncia l'abolizione dei matrimoni gay. Il cardinale Tuccio Fernandez gli scrive dicendo Fernandez che ha scritto fiducia supplica, scrive tu non lo puoi fare perché vai contro lo spirito di fiducia supplica. Nel frattempo il cardinale Grech, relatore generale del Sinodo, rende noti i lavori del gruppo di studio numero 9 del Sinodo, nel quale si dice che unirsi, copulare sessualmente tra persone dello stesso sesso non è più peccato, attenzione a questo, non è più, perché il peccato, capito, è peccato e poi non lo diventa più. Sono impazziti se pregano. Quindi se due persone omosessuali si uniscono carnalmente, ma stanno dicendo il rosario mentre si uniscono, non è peccato. Il problema è se non pregano, se non hanno fede. Siamo alla pazzia, figlioli cari. Dispiace dirlo, perché non c'è nessun conto personale nei confronti delle persone omosessuali. Io personalmente sono costretto a ribadire una volta ancora di più e invito i miei collaboratori a registrare continuamente queste mie parole quando parlo di questo, casomai andranno presentate in un tribunale, perché sapete come sono. Non niente di personale con le persone omosessuali. Radio Domina Nostra, questo canale YouTube, non è omofobo. Dire che Dio non vuole l'unione carnale tra persone dello stesso sesso, disgraziati, maledetti, vescovi, apostati, non è essere omofobi. No, perché il tema di oggi è che stanno facendo, non so quanti vescovi hanno partecipato ieri, nei giorni scorsi, alle veglie di preghiera contro l'omofobia. Record di vescovi, scrive oggi la Nuova Bussola Quotidiana, che però non vuole toccato il Papa. Record di vescovi, scrive oggi la Nuova Bussola Quotidiana, che il Papa ha cambiato però pagina alle veglie LGBT, così la Chiesa, con la C maiuscola qui è scritto e sbagliano, perché quella non è la Chiesa, grazie a Dio, si arrende al mondo. Io devo dirvi una cosa, voi mi conoscete ormai anche... Ditemi se avete l'obbligo di dirmelo qui a nome di quelli che ci seguono da casa. Voi mi conoscete. Se io stamattina fossi un prete della Chiesa, un acum, non dico entusiasta di Papa Leone o di Papa Francesco, un prete della Chiesa, un acum, quindi non entusiasta, però in comunione con loro. E stamattina, dopo aver pregato, mi informo di come vanno le cose, apro la Nuova Bussola Quotidiana e io sono un prete unacum, parroco che ho celebrato la messa di unione con Papa Leone e leggo il titolo di Hermes Dovico, record di vescovi a veglie LGBT. Vabbè, ancora, peggio per loro. È quello che segue. Così la Chiesa con la C maiuscola si arrende al mondo. Voi mi conoscete, secondo voi io non entrerei in crisi appartenendo a quella Chiesa? Cioè me lo lascerei passare come se nulla fosse? Io così me lo lascio passare come se nulla fosse, perché io non appartengo alla Chiesa di Satana. Ma se io fossi prete unacum e stamattina leggessi questo, sai, appartenere a una Chiesa che si arrende al mondo mi metterebbe a disagio, mi metterebbe in crisi, perché sono costretti a scrivere che non è più ormai, come gli anni maturano e noi lo dicevamo, il singolo vescovo, il singolo prete, come in passato, vi ricordate? Non è più solo padre James Martin, esponente di questa ridicola Chiesa Wok. Ormai è la compagine ecclesiale che passa per Chiesa Cattolica e non è la Chiesa Cattolica, perché se lo fosse non potrebbe
arrendersi al mondo. La Chiesa, scrive Ernest Dovico, evidentemente non si intende di teologia Ernest Dovico, perché se scrive la Chiesa si arrende al mondo dovrebbe riflettere sul fatto che la Chiesa non si può arrendere al mondo e che la Chiesa non si arrenderà al mondo, ma quella vera, quella di Gesù Cristo, e la Chiesa si arrende al mondo se c'è a capo di questa Chiesa una masnada di vescovi, cardinali della combriccola di Satana, partigiani del diavolo. Chiarissimo. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. Quindi non è che noi qui stiamo dicendo che la Chiesa woke, che la Chiesa arcobaleno, che vuole le unioni gay, che vuole i matrimoni gay, che vuole le famiglie gay, che vuole che l'omosessualismo diventi una delle questioni principali dell'agenda ecclesiale. Significa che per questo ce l'abbiamo con il mondo omosessuale. Radio Domina Nostra è amica delle persone omosessuali. Lo è perché il direttore di Radio Domina Nostra, che è il sottoscritto, nella sua esperienza riccamente feconda di parroco in 3 parrocchie periferiche, 2 in particolare, ha potuto avere a che fare con persone omosessuali e persone lesbiche, e anche con prostitute addirittura. E non le andavo a cercare io, tra l'altro, sentivano parlare di me, che dedicavo molto tempo alle confessioni, alla direzione spirituale, all'ascolto, eccetera, e venivano a trovarmi. E io ho trovato persone sensibili, anche se sofferenti di fronte alla debolezza carnale, perché si sente che non è secondo Dio, non è che ci dobbiamo girare attorno. Non sto dicendo che non è secondo natura, perché se no mi becco una denuncia. Sto dicendo, e quindi potete denunciare quanto volete, che non è secondo Dio, che Dio non vuole, come diceva Santa Maria Goretti, quando il violentatore la pugnalava e la voleva violentare, lei urlava Dio non vuole, e quindi non si è lasciata aggredire nella sua verginità. Dio non vuole. Dio ha messo dei paletti. Questa Chiesa woke è la Chiesa che toglie i paletti. È incredibile vedere come oggi a Napoli e a Pompei accolgono il rappresentante numero 1 di questa Chiesa woke. Allora la Chiesa woke è quella che vuole l'agenda omosessualista. Vorrei pregare alla regia di mostrare, per esempio, a mo' di esempio, appunto, eccolo lì, lo possiamo allargare in prima perché io non riesco a vederlo, altrimenti lo prendo dal mio. Eccolo, guardate il titolo di questo e godetevelo. Qui siamo ad Agrigento, dalla quale città vengono 2 cardinali, ve lo ricordo, Montenegro, anche se non è di lì, però era arcivescovo di lì, Montenegro, e l'altro è Reina, ecco, che è addirittura vicario a Roma. Ecco, guardate questo post, leggiamolo insieme. Incontro con l'autore Francesco Rizzo, Francesco Magno, un pontificato sine glossa, 21 aprile 2026, ore 17:30, Museo Diocesano, via Duomo, Agrigento. Saluti, Domenica Brancato, direttrice Mudia, Don Giuseppe Lentini, direttore ASD, Antonio Ferraro, CEO Stuporard. Dialogano con l'autore, professor Alfonso Cacciatore, direttore Biblioteca Seminario, Don Stefano Anastasi, rettore del seminario. Conclusioni, Don Giuseppe Pontillo. È la follia. Come vedete è totalmente la follia. Francesco Magno, questo ad Agrigento. E sempre ad Agrigento abbiamo trovato un altro post che prego la regia di mostrare, un invito a partecipare ad una veglia contro l'omofobia. Eccolo lì, guardate che bello, un Gesù molto, guardatelo bene questo Gesù. Comunque, arcidiocesi, leggiamo, arcidiocesi di Agrigento, servizio diocesano per l'accompagnamento delle persone omoaffettive e dei genitori, perché la CEI, come sapete, ha voluto che ci fosse un accompagnamento delle persone omoaffettive, cioè che hanno l'affetto nei confronti dello stesso genere. Ti ho chiamato per nome, non temere perché ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Martedì 19 maggio, parrocchia San Nicola Fontanelle, Agrigento, veglia di preghiera per il superamento della omotransfobia. Ecco, questa è la Chiesa woke. Vi ricordo all'Atere che di questa Chiesa woke ne ha avuto un giudizio totalmente negativo, non a caso, Charlie Kirk, onore al martire pentecostale, credo fosse evangelico, comunque non cattolico, cristiano militante ma non cattolico, il quale aveva la moglie cattolica che accompagnava a messa.
Lui accompagnava la moglie a messa coi bambini e volentieri assisteva alla messa cattolica, anche aveva notato che la presenza della Santa Vergine era qualcosa che a loro manca, lo diceva, no? Tra l'altro poco prima di morire, senza saperlo che sarebbe morto, ha fatto quella bella riflessione dicendo che appunto Maria salva questo nostro tempo. Bene, quando la moglie gli chiedeva se si decideva mai a entrare nella Chiesa cattolica, lui rispondeva: non posso, perché quella è una chiesa woke. Una chiesa woke. Ora vorrei anche dire, alla luce di tutti questi attacchi di Trump nei confronti di prevost che tengono banco praticamente in tutto il mondo e che lì per lì riguardano effettivamente la situazione bellica in Iran, dietro si nasconde altro però. Perché l'amministrazione Trump, che è evangelico-cattolica, di persone profondamente militanti, poi non so se ce ne sono santi, non vorrei essere equivocato ed è purtroppo sempre necessario, opportuno precisarlo, sto facendo un'analisi, non il tifo, sto facendo un'analisi, non il tifo. Trump non nasconde la sua confessione cristiana, fa gli auguri a Natale e a Pasqua, ha scoperto un volto santo di Cristo, poi se partecipava ai casini di quello Epstein, insomma, a me non mi interessa, non è che mi interessa la sua persona, sto dicendo un'analisi, no? E poi Rubio, il segretario di Stato, è un cattolico fervente, così anche lo è il vicepresidente Vance, no? Si dicono cattolici. Ora si dicono cattolici scontenti di questa chiesa che c'è a Roma. Lo dicono, l'hanno detto. Non so se mi state seguendo. E perché si dicono scontenti? È esattamente per questa direzione woke. Vai a vedere che forse esattamente questo è il motivo nascosto e latente dello scontro? Mi avete capito? La questione del pacifismo è assolutamente per loro allineata alla questione dell'omosessualismo, l'agenda LGBT, l'agenda arcobaleno, eccetera. Questo è un mio personale punto di vista, ma è un dato di fatto. E così ricostruiamo quanto accaduto ieri. Lo dicevamo, praticamente è stato reso noto, se vi ricordate, il gruppo di studio 9. Il gruppo di studio 9 del Sinodo precisa un paio di cose, a dire il vero, veramente direi grottesche. Rileggiamolo. Un nuovo paradigma. Si parla della necessità di un nuovo paradigma. Ora, se Papa Leone fosse veramente il Papa del cambiamento che volta pagina, questa frase la infradicerò nelle coscienze di quelli come Cascioli, soprattutto perché fanno finta di nulla, quale sarebbe il compito del Papa? Intervenire. Perché proprio il Papa sponsorizza il Sinodo, ma se fosse un Papa cattolico io farei così, non me lo lascio scippare dalle mani la direzione del Sinodo. Quando il Papa sente dire che c'è un nuovo paradigma, adesso vediamo esattamente di nuovo quali sono i 3 punti del nuovo paradigma omosessualista contro l'omofobia, il Papa, se è Papa, deve dire: un momento, qui comando io, qui il Sinodo, io mi sono messo in gioco per appunto diffonderlo, ergo non è possibile che voi seguiate questa. Invece oggi a Napoli a festeggiare la Madonna, ma con affronto, perché quella è una falsa chiesa, appunto woke, e tutto procede come se nulla fosse, perché il progetto è esattamente questo, la finestra di Overton, la tecnica della rana bollita, se ne deve parlare, non il Papa annuncia il metodo, che è quello sinodale. I contenuti nuovi, assolutamente incompatibili con la volontà fondativa di Cristo e con la tradizione apostolica, devono circolare. Si deve creare un circuito, capite, comunicativo, per cui provvede Grech, provvede Marx, e allora poi addirittura Tuccio fa la parte dello sceriffo che vigila. È tutto grottesco. Vediamo quali sono questi 3 passaggi che dovrebbero creare un nuovo paradigma. Il primo: una revisione del peccato come dimensione affettiva sessuale. Ora, noi ieri abbiamo precisato questo con i nostri cari fratelli e le nostre care sorelle del mondo omosessuale. La Chiesa non può rinunciare, la vera Chiesa, quella di Gesù Cristo, non può rinunciare a un asserto che è appunto divino, ci è voluto da Dio, ed è questo. Tu sei omosessuale e ti innamori di una persona dello stesso genere. Va bene, questo non è peccato ancora, purché non sia frutto della moda.
non sia frutto dell'andazzo generale, socioculturale, perché questo sospetto io nei confronti di alcune mamme che piangono perché i figli improvvisamente lasciano la fidanzata e si scoprono col compagno, appunto non sia frutto di quello. Ma se invece è un vero e proprio orientamento, no? Bene, non è peccato. Domanda, ma Dominutella, scusa, facci capire, visto che noi ci fidiamo di te, perché effettivamente tu dici cose che sono quelle della tradizione, ma possono stare insieme? Sì, certo, perché no? Ma che dici? Sì, sì, possono stare insieme. Due persone omosessuali che si vogliono bene, affrontano la vita e lo stare insieme gli permette di affrontarla. Ci sono persone del piccolo resto così, persone omosessuali che stanno insieme. Loro sanno che hanno la mia benedizione ad una sola condizione, irrinunciabile, che non si uniscano, che non dormano insieme, che non facciano come da marito e moglie, perché se fanno da marito e moglie, agli occhi del Signore va chiamato come abominio, agli occhi di Dio, della sacra scrittura che Bergoglio e Prevost stanno coi loro piedi calpestando, è abominio. Non so se mi sono spiegato, questo è il punto. Invece col nuovo paradigma si vuol cambiare direzione. Non è più peccato l'unione carnale tra persone dello stesso sesso. Poi c'è la questione della condanna delle terapie riparative tese a recuperare l'eterosessualità attraverso la castità. No, neanche questo va più bene. La persona omosessuale, capite che alla base c'è l'idea diabolica che uno non può frenare se stesso, quindi neanche i preti sarebbero casti a questo punto. Non è possibile la castità, capite? È tutto collegato. Lo sdoganamento di questo porterà all'abolizione del celibato. È qualcosa di diabolico. Come è possibile che scrivano fino a stamattina la sua opera parlando di me? Dice cose ragionevoli, ma con odio, proprio con odio. Ma finirà la sua opera. È da 10 anni che lo scrivono. Non crescerà. Non crescerà farabutti che siete, perché ci sono disgraziati come voi, che avete il coraggio di scoprire che questa Chiesa falsa alle corna e fate finta di niente, indemoniato lo dite di me, dovreste vergognarvi e vi vergognerete davanti a Dio. Dovevate tutti schierarvi col sottoscritto quando ha cominciato a gridare la verità e dire c'hai ragione, e non lasciare che mi facessero infrantumi con 2 scomuniche, la riduzione sottolaicale. Vi siete goduti lo spettacolo, tutti voi farabutti una cum, facendo finta di niente senza scrivere nulla. Ora avete ciò che meritate, sapete la verità in cuor vostro, che è quello che di peggio può accadere. Guardate che questo è quello che di peggio può accadere, perché quando uno è nel peccato, ma ci sono delle attenuanti, non si rende conto, ci sono dei condizionamenti socioculturali, voi lo sapete, la Chiesa lo insegna questo, non è peccato addirittura mortale, l'atto è grave ma può non essere peccato mortale. Mi ricordo la vicenda di Fesch, di cui è in corso la causa di beatificazione, un criminale assassino francese, l'ultimo giustiziato in Francia con la ghigliottina, che si convertì in carcere dopo aver ucciso, mi pare, 2 persone, 6, una sola persona. Io mi ricordavo 2, una sola persona, ma lì, ecco, c'era il peccato mortale, senza dubbio, e la pena anche giudiziaria, c'è la condanna a morte, e questo è giusto dal punto di vista proprio penale, cioè che devi pagare la pena. Ecco, è anche giusto che si chiami peccato mortale l'uccisione di un altro. Però poi vai a scoprire che aveva avuto un'infanzia difficile, era cresciuto in un ambiente brutto, aveva anche una sorta di tendenza verso, da cui poi è guarito, verso una tendenza verso la dimensione bipolare. Sai, sono attenuanti queste, mi capite? Ci sono delle attenuanti, ma gli unacume non hanno nessuna attenuante a parte qualcuno. Soprattutto i miei nemici, quelli che o mi ignorano, non si perdono una puntata, però io per loro non esisto, oppure sputano veleno. Loro non hanno attenuanti, lo fanno perché sanno che in cuor loro ho ragione io, che quella non può essere, lo dico da teologo, non può essere questa la Chiesa di Gesù Cristo. Aveva ragione Charlie Kirk, con questa Chiesa woke di Roma io non ci voglio avere a che fare. Tu mi dici, diceva sua moglie, che la Chiesa cattolica fondata da Cristo, non è possibile.
Se ci avesse conosciuto, per esempio, se ci conoscesse, ma il progetto è di prendere, come quando si fa il pane o la pasta e c'è il momento della lievitazione, lo sapete, nel passato si copriva, no? Con le coperte. Ecco, c'è il lievito, ma vengo coperto. Devo morire dal punto di vista mediatico, contano le ore, vedete, contano quanti eravamo a Milano, erano pochi, 2000 cristiani, erano pochi. Devono studiare dove io fallisco, che io non sono affidato, ma intanto sono l'unico coi confratelli che grida la verità, che quella non può essere la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa Walk. E lì c'è la trappola, perché la trappola sta nel far credere attraverso il sinodo guidato da Grech, attraverso la fiducia supplicans di Fernandez Bergoglio e così via dicendo, che la Chiesa lo fa perché Papa Francesco, ecco, è un libro che ho portato da casa mia, Papa Francesco ha avviato processi di cambiamento in nome della misericordia, perché tutti questi si sentivano esclusi, e allora la colpa ce l'ha. Sapete cosa si nasconde dietro questo? Adesso parla Satana attraverso di loro, la colpa ce l'ha Dio che li esclude. Non è più peccato, Dio esagera. C'è un Dio Yahweh, c'è un Dio Lucifero, attenzione, che c'è una propaganda diffusa sottile per far credere che anche lui è una vittima di Yahweh. Dio vendicativo, sanguinario, che vuole il sacrificio, la croce del figlio, il martirio, il dolore. Invece il povero Lucifero propone una strada di gioia e di gara. E poi non c'è l'inferno. Non è come lo fanno descrivere. È il mio regno, dice Satana, è un bel regno. È lui, il mio nemico, che sarebbe Dio, Yahweh, che propone che voi andate a finire tra le fiamme, vi verrete a godere la vita in eterno con me. Non so se avete capito che cosa sta facendo Dobby Nutella per aprire gli occhi. È un dolore immane vedere quello che si paga col diavolo e vedere che la risposta degli Unacum è: ma vaffan, perché non muori? Speriamo che ti arrestano. Arrestatelo, scrivi i commenti. Arrestatelo. Curatelo. Dite ai familiari che lo portino in un centro di recupero mentale. Incredibile. Perché non è vero quello che sto dicendo, che in nome di un Dio rigoroso, io, Papa Francesco, dico ai gay: fratelli del mondo, unitevi. È così o no? È così o no? È così. Non è più peccato, lo stanno dicendo. Perché Dio sbaglia. Guardate che è fatto in faccia a Dio. Cioè, il primo coinvolto non sei te o io, il primo coinvolto è il Padre Eterno. Esagera. State zitto. Ora comandiamo noi, ce l'ha detto Papa Francesco. E se dobbiamo scegliere tra questo tuo figlio che muore in croce, che era un povero profeta, che non sapeva, ingenuo, e Papa Francesco, come ha detto il superiore generale dei Gesuiti, io scelgo Papa Francesco. E quindi fiducia supplica, e quindi al sinodo ostinatamente si continua a parlare della benedizione delle coppie gay e del fatto che la copulazione tra persone dello stesso genere non è peccato. Ora io vorrei dire una cosa, nessuno l'abbia male, non è un'offesa verso gli amati fratelli omosessuali, ma quelli intelligenti sono tanti, la maggior parte, tra di loro, poi le persone meno intelligenti ci sono dappertutto, anche tra gli omosessuali, diranno: hai ragione, scusate. Se il principio per cui due persone dello stesso sesso possono copulare, cioè sessualmente unirsi, se hanno fede, perché il principio che io voglio copulare con questa coppia di sposi tutti e tre insieme non posso farlo? Anche noi abbiamo fede. Tu hai fede? Tu hai fede? Io ho fede? Uniamoci. Non è peccato, state tranquilli. Lo scrive Grech, lo scrive il Sinodo. Sto sbagliando, padre? Il principio è lo stesso. Io amo, mi fermo qui, io amo, vieni qua, e mi fermo perché è brutto dirlo. Cioè tu dovunque ti ami e c'hai fede, capito? Copuli. Ma sono impazziti? Gli Unacum sono impazziti che dicono che quella è la Chiesa. E quindi in questi giorni mariani, tra l'altro, è un grande festival di celebrazioni
di celebrazioni contro l'omofobia. 12 vescovi italiani, più del doppio dell'anno scorso, alle veglie per il superamento bifobia. Grimaldello per cambiare l'insegnamento della Chiesa. Grimaldello, ma sono veramente c'è questo tale, si chiama Hermes Dovico, Grimaldello, ci spararono bazooka, avevano 10 anni che ci sparano, e questo ancora parla di Grimaldello per cambiare l'insegnamento della Chiesa. Disgraziati che siete, Fiducia Supplicans è un documento ufficiale. Almeno 23 diocesi coinvolte e varie associazioni, dagli scout all'Azione Cattolica. L'effetto del documento sinodale della CEI, quello che no, quello di ieri, quello, mi ricordo che periodo fu, ma io l'ho commentato, questo me lo ricordo molto bene, in cui Zuppi diceva bisogna, ecco, fare come faranno ad Agrigento, celebrazioni con gli accompagnatori delle persone omoaffettive, e anche quando ci saranno i carri gay pride bisogna andare, noi dell'Azione Cattolica, gli scout devono andare per manifestare solidarietà al mondo gay. Nel frattempo spunta la Madonna con le tette scoperte e il Cristo, mi fermo qui. Perché? Figlioli cari, oggi è l'8 di maggio, verso dove stiamo andando? Io non so che soluzione ci sarà nel nostro caso, visto che la situazione, cioè, che cosa, io sono del tutto, diciamo, pessimista a riguardo di quel bacino d'utenza. Ormai hanno l'energia planes, e cioè hanno la potenza di inganno, sono sotto droga malefica, e questo era stato annunciato. Questo libro che ho in mano è di Walter Casper, io lo cito nel mio documento, il mio secondo documento. Certe volte mi faccio no pena, tenerezza, o forse a volte pena, a volte tenerezza, non lo so, vedete voi. Io scrivo i documenti, eccolo qui, misericordia e sacramento. Perché li scrivo? Per fare il baggiano? Li scrivo per voi, per mettervi in guardia. In quel documento cito cosa scrive alla fine del suo libro prodotto nel 2015, sentite un po', quindi 11 anni fa. Cardinal Casper, ancora vivo, scrive così, presenta il programma di Bergoglio. Ma come fai a conoscerlo per bene? Infatti l'ha conosciuto per bene, evidentemente è il programma della massoneria. Casper come fa nel 2015 a conoscere così bene quello che poi Bergoglio avrebbe fatto? Perché sono nel centro del potere satanista, diabolico, occulto. Sentite come conclude il suo libro nel 2015. Casper: senza dubbio, nessuno può realizzare entro il tempo limitato di un pontificato un programma di ampio respiro come quello che propone Papa Francesco. Ciò è umanamente impossibile anche ad un Papa. Papa Francesco lavorerà, sì, come ha fatto finora, passo dopo passo, a singoli punti del suo programma, ma dopo, per farla breve, ma dopo ci sarà chi proseguirà. È tutto chiaro, no? Chi non vuol vedere non vede. E quindi dalle parti della Nuova Bussola Quotidiana, voce ottima della ignavia che vi caratterizza, si stupiscono delle liturgie in favore del pensiero, come dire, dell'omoresia. Ecco. Volete sapere i programmi? Diocesi di Como il 10 maggio, Albano Laziale il 16 maggio, Bolzano 16 maggio, Catania 17 maggio, Cosenza 17 maggio, Cuneo 18 maggio, Agrigento 19 maggio, Chiavari 20 maggio, Milano 22 maggio, Delpini. E vedi come alla fine ci sei cascato anche tu, a forza di non volere dire con le labbra quello che il cuore ti dice, perché sei un uomo interessante. Delpini è un uomo interessante, io lo sento. Non è uno banale Delpini, però non ha avuto il coraggio e alla fine cede anche quelle cose, magari interviene, gli è tutto bello,
Bologna 29 maggio, Bergamo 5 giugno. Nel complesso dunque ad oggi almeno 23 diocesi hanno parte attiva nel promuovere queste veglie. Risparmiamo ai lettori l'elenco degli eventi LGBT organizzati in singole chiese, parrocchie e monasteri, anche questi contabilizzati dalla tenda di Gionata. La tenda di Gionata è il progetto Gionata che sta avviando questa campagna per organizzare veglie in favore del superamento della bifobia, ecco, della bifobia. Che cosa concludere, miei cari? L'inganno, la trappola della Chiesa woke, far credere che questo, lo ribadisco ancora una volta, sia una azione portata avanti anzitutto da Papa Francesco per accogliere gli ultimi e gli esclusi. Sì, perché prima non erano accolti, e questo è già il primo inganno, erano accolti, con i puntini sulle i, che non riguarda solo gli omosessuali, riguarda gli adulteri, no? Riguarda i preti immorali, riguarda gli omicidi, con grado ovviamente di colpevolezza diverso. Ma la Chiesa ha sempre messo i puntini sulle i, accogliendo tutti. Se non prende errore, Piazza San Pietro, no, il porticato è fatto dal Bernini, ha le braccia aperte, non se l'è inventata Bergoglio questa cosa. Non mi pare che Giovanni Paolo II fosse stato un papa chiuso, era intransigente su dove doveva esserlo. Con Bergoglio invece non è più peccato, ma si può fare? No, non si può fare. Perché non si può fare? Perché niente meno che l'ha stabilito il Padre Eterno. Io me la farei addosso a fare un peccato sapendo, guardate, sono così disonesti che vogliono fare il peccato decidendo che loro che non deve essere più considerato peccato, che almeno abbiano il coraggio di dire è peccato e lo faccio lo stesso. Manco sono degni di essere satanisti. Qualcosa di inquietante. Non è più peccato, ma il Padre Eterno, ve l'ha detto il Padre Eterno? No, perché scusate, nella Bibbia, i 10 comandamenti, il Magistero, mi sembra che il Padre Eterno abbia avuto, no, c'è Papa Francesco, e ora c'è Papa Leone, e che fa Papa Leone? Va a Napoli, a Pompei oggi, a ricevere l'abbraccio della gente che non ne capisce, come sempre è accaduto nella storia, un H, e poi tutti giù a terra, come quando si gioca a nascondino. No, il girotondo. Giro, giro tondo, com'è bello il mondo, casca la terra e tutti giù per terra, come i bambini all'asilo, le folle saranno. Tutti a terra, ad andare Papa Leone, il Papa del cambiamento, il Papa preso di mira da Trump, offeso, denigrato, fu coraggio, tutti attorno a Papa Leone. La Chiesa woke è la Chiesa di Satana. Dominutella da 10 anni lo dice e ricorda a tutti che non c'è alternativa se non quella del piccolo resto che non si è contaminato, come si legge nell'Apocalisse. Bene, miei cari, vi ricordo oggi a mezzogiorno la supplica, adesso potete chiamare se volete al numero telefonico di Radio Domina Nostra per questo altro. Mi piacerebbe sentire qualche voce anche di quelli che chiamano poche volte, e poi a seguire il secondo rosario. Oggi pomeriggio, ci aspetta un pomeriggio intenso, alle 17 il terzo Santo Rosario, la messa cantata e l'adorazione eucaristica con la coroncina alla Divina Misericordia. Ricordo anche che i pionieri verranno con l'abito. Sarebbe bello quelli che siete a casa e doveste avere modo di seguire, che ve lo metteste, la Madonna vi guarderà anche se siete a casa, e poi l'omaggio floreale. Ecco, questo è il programma intenso di oggi. Nel frattempo ricordo ancora una volta che io presto partirò di nuovo oltreoceano. Vi chiedo se è possibile che mi possiate aiutare, perché si è un po' in difficoltà, come potete capire, da quando con padre Tamaio abbiamo scoperto che non aveva rinunciato a questa sua... è nato anche qualche disguido tra noi confratelli, disguido comunicativo tra noi confratelli, perché qualcuno aveva detto... non farò il nome di chi naturalmente, di quelli italiani, tra quelli italiani, però lui era sede vacantista da 40-50 anni, no? Forse sì, più o meno, dice io ve l'avevo detto, avevo letto il documento, sì, però intanto l'abbiamo invitato, si può sempre dare possibilità, no? Vorrei dire a questo confratello, si può sempre dare possibilità. Primo, questo è dovuto. Secondo, soprattutto se glielo chiedi e lui conferma, come dirà domani sera Don Enrico, che aveva abbandonato quello, quindi quando se ne torna a quello è un problema suo, non mio, capite?
Però intanto io dovrò andare, prima di andare in Messico, a raggiungere i nostri seminaristi e vorrei sperare che voi vi rendiate conto che c'è bisogno di questo aiuto. Pronto? Pronto, Don Minutella, buongiorno, sono Massimo, Ave Maria. Ave Maria, vi ricordo che Don Enrico sabato domani 9 maggio e domenica 10 è a Roma. Sì, dimmi pure. Io mi voglio levare un sassolino dalla scarpa, ma Trump, siccome è stato salvato da Dio secondo me dall'attentato, deve avere il coraggio di dire la verità sul Papa, che non è un Papa, e parlare anche di Don Minutella, avvisare proprio il mondo. Ma può darsi che non, chiaro, Dio ti benedica, ma può darsi che non lo sappia. Adesso per carità non facciamo come dire, gli analisti sulle intenzioni di questo o di quell'altro, sono persone così lontane da noi, uomini di potere, di grande potere, stiamo parlando del presidente della Casa Bianca, capito? Io mi sono fermato oggi a fare un'analisi oggettiva, cioè dietro il problema ufficiale della guerra in Iran, per cui l'amministrazione Trump afferma che il Papa dovrebbe sapere che esiste il concetto, e hanno ragione sul concetto di guerra giusta, non è che necessariamente va applicata all'Iran, attenzione, meno male che Dio a me mi ha dato, non sto dicendo che la guerra in Iran è una guerra giusta, sto dicendo che quando l'amministrazione Trump dice che il Papa deve studiare il catechismo perché nel catechismo è prevista la possibilità della cosiddetta guerra giusta, stanno dicendo il vero. Poi se è applicabile alla guerra in Iran non lo so, ma per Posta ha detto pace, pace, sempre pace, e quelli dall'America gli devono ricordare al Papa che è un ignorante se dice così, perché il catechismo insegna che invece c'è la guerra giusta. Vi rendete conto? Vi rendete conto cosa c'è dietro? Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno Don Alessandro, sempre sia lodato. Io ho accolto il suo appello nel chiamare le persone che chiamano poco. Ecco. Buongiorno, io sono Antonio e chiamo da Roma e sono la persona che le ha detto quando lei è stata a Roma che per colpa sua io ho litigato con il professor Zenone, non so se lo ricordo. Sì, mi ricordo, e sei nel novero di quelli che per colpa mia litigano. No, io ho litigato molto volentieri, le racconto solo questo particolare che forse spiega anche perché il professor Zanone non l'ha più attaccata, almeno pubblicamente. E io ho risposto a un suo post del professor Zanone e lui con saccenza, con fare molto professorale, mi ha risposto se non ci arrivi con la tua testa leggi qua, e mi ha fatto una lista lunga di 20-30 libri. Io siccome era il discorso su Papa sì, Papa no di Francesco, gli ho detto guarda, forse lei non ha capito che cosa volevo dire io, e gli ho rinnovato la mia osservazione. Lui a questa osservazione ha attaccato lei Don Minutella. Uno sport molto amato in Italia. Sì, e io gli ho detto scusi professore, lei deve onore e rispetto a Don Minutella, perché Don Minutella, per quanto lei voglia dire, è un sacerdote, un unto del Signore, e lei deve rispetto a un uomo di chiesa. Non mi ha più risposto. E può darsi che da questo, grazie, Dio ti benedica mio caro, può darsi che da questo è per quello che non è più intervenuto. Io penso di poter dire che a me mi sta andando peggio di Bartolo Longo, i miei nemici la fanno franca, mentre uno dei due sacerdoti che l'attaccava, Dio l'ha punito addirittura con la scomunica, ma erano tempi santi quelli ancora, questi sono tempi imbastarditi, e a me sta andando molto peggio, io non ho nome, è incredibile come sta andando la mia missione, c'è gente che si inginocchia per salutarmi, senza che io peraltro abbia uno stile, come sapete, baggiano, sono molto alla mano, sono molto immediato, e c'è gente che mi vorrebbe morto, per la quale gente io sono uno zimbello, un buffone di corte, e questo è il prezzo da pagare, lo paghiamo volentieri, diciamo così, ma stiamo difendendo la causa di Cristo. E vi ricordo quello che dice Giovanni, ne parlavo ieri nell'omelia in diretta, nella seconda lettera al versetto 9, chi va oltre la dottrina di Cristo non possiede Dio, l'ultima telefonata.
Offriamo tutto alla Madonna però. Io sono gioioso ogni giorno di più perché si avvicina la vittoria. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, rapidamente perché siamo in chiusura. Dimmi pure. Una domanda veloce. Dimmi. Sugli animali. No, ma tu hai chiamato ieri, vero? Hai chiamato ieri. Allora fai così, figlia mia. Tu prova a chiamare non alle 10:23 che dobbiamo chiudere, anche perché c'è la supplica, ma prova a chiamare al Padre Risponde, va bene? Va bene. Ecco, Dio ti benedica, perché io non ho il tempo di approfondire quello che te mi chiedi. Miei cari, ci vediamo fra un po', un'ora e mezzo, e siamo di nuovo qui a battagliare, a rompervi le scatole. Sapete che a Malta un signore mi ha colpito molto, è venuto all'incontro di preghiera, ma se ho capito bene lui non è proprio militante del piccolo resto, però ci segue. E poi mi ha detto: padre, io ho qualche riserva, così, mi ha detto, però seguo volentieri, perché mi piace tutta la preghiera che si fa su Radio Domina Nostra. È vero. E c'è tanta catechesi, Ah certo, oggi è venerdì, non si mangia carne, certo, c'è anche la Viesi, certo è venerdì, ma siccome è festa, me lo stavo scordando, oggi non si mangia carne, che è venerdì, bravo, e anche se potete fare personalmente il primo esercizio Via Crucis, e preghiamo insomma più tardi, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, Amen. Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. Bartolo Longo, prega per noi. Laudetur Jesus Christus. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, piccolo resto cattolico che rimane fedele al Vangelo e alla tradizione apostolica. Vi invito sabato 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, tutti insieme per l'inaugurazione del centro polifunzionale del Piccolo Tabor. Non potremo essere nella sede dell'inaugurazione perché bisogna finire di ristrutturarla e siamo in tanti, e allora ci vedremo nel Padovano, nel posto che vi è già stato annunciato, per un momento di grazia alle 16:30 in punto. Venite coi pullman, con le macchine, venite quanti più potete con la corona del rosario in mano. Sarà un momento di festa. Ci sarà l'unzione col santo olio di Sant'Antonio da Padova per gli ammalati, per tutti, che non è il sacramento però dell'unzione degli infermi, e poi ci sarà la messa, l'omaggio flareale al Sacro Cuore di Gesù e l'inaugurazione del centro con lo champagne da stappare e un momento di agape fraterna offerto dalla Fondazione. Non mancate per questo momento di grazia, sabato 13 giugno, ore 16:30 a Padova, per l'inaugurazione del centro Piccolo Tabor di Tre Baseleghe. Poi dopo si potrà anche andare al centro, tutti insieme come piccolo resto. Andiamo avanti col rosario nelle mani. Sia lodato Gesù Cristo.